Guys, we've been over the rules. Fight fair, fight clean, fight hard. You can touch glove if you want. Okay. Fight! You did well tonight, Chris. I'll get you another one. Hello, darling. Will you take a photo with me? Me? Sure. Whoa, what was that for? Don't stick you online, please. Listen, John, I've got to make a move now. It's only just started. Where are you going? Mi sembra che hai iniziato bene, no? No, I don't want to end up as usual. This is for you. No, thanks. Not tonight. That's all I've got, Chris. I'll pay you the rest at the end of the month. Fuck's sake, John, 20 quid. What the hell am I going to tell the bank manager in the morning? But go to your boss at the restaurant. He surely earns more than I do. Maybe you forgot he fired me? He fired you? Motherfucker. At least I didn't. I told you I had to pay the mortgage tomorrow, man. Look, Chris, I put everything I have into this championship. You know what it means for us, for you, for me, for the gym. Devi avere pazienza. Like my old granddad used to say, I carciofi samona afro una volta. Non sono mica più un ragazzino, man. Cosa pensi che possa fare? Hai mai sentito parlare di uno che è diventato campione del mondo a 34 anni? I had my last fights when I was 42, and they were my best fights. Christian, you got to have faith. Whatever, John. I'll see you at the gym. Bye, guys. Bye, mate. Bye. Sheila, you awake? Something wrong with the key? Open the door. Sheila? Come on, Marlo, it's been a long day. Open the door, please. What the fuck was that for? You out of your mind? Hi, Mrs. Marks. We have just a little domestic issue to solve. Don't worry about anything. Just go back to bed, yeah? Everything's gonna be all right? Okay. Bye-bye, good night.
Oh, my love, what's wrong with you? Open the door. Come on, baby. Come on, darling. Look what the stupid cow has just posted. Is that supposed to be me? Darling, I'm way better looking than this guy. Fuck you! Come on, my love, open the door. Come on, it's just the fun, you know how they are. Sometimes you just can't contain them. Listen, Sheila, I need to tell you something really important. Okay, John didn't pay me. Hence, I can't pay for the mortgage this month. We need to find a solution, you know? I think you should call your family again or something like that. Come on, baby. Come on, darling. You've been lying to me for months. While I'm at work thinking you're at work or at the gym, you've been shagging those sluts or fans or whatever you call them. We are 6 months behind on paying the rent, and the bank tomorrow is going to come and repossess the house. But you don't care. I don't trust you anymore. Get the fuck out of my life! Hi, Mrs. Marks. Hi, sorry, could I ask you a favor? Could I just get into your house and just climb over the balcony and go into my balcony so I can get into my house and talk to her? She doesn't want to listen to anything. No, but it isn't your balcony. It's her balcony. So no, you have to leave or I'll call the police. Come on, Mrs. Marks. You know me. I've always been there for you. I fixed your telly a couple of weeks ago. You know, I'm one of the good guys. Come on, don't... You treated her really badly. You don't deserve my understanding. I didn't. I just got attacked by an aggressive woman. And I haven't been paid in months. I lost my job because of this bloody recession. Recession? There's no recession in the UK. The recession is affecting everyone, Mrs. Marks, especially me. Look, she's a woman. I'm a woman. Of course I'm going to side with her. I suggest you ring one of your friends and leave. Otherwise, I really will have to call the police. Hola, amigo, ¿qué tal? Yeah, listen up, I need a favor. Ma che fiesta è fiesta? Listen up. Have you got a bed in your flat? No, not a keg or a flag, a bed. Yeah. No? Okay, never mind. No, I'm not coming to no party. What are you on about? Hello, hi, boss. Yeah. Hi, this is Christian from, the Italian guy from the gym, yeah. Listen up, I need a favor to ask. Can I sleep on your couch tonight? Oh, yeah, great. Yeah, where do you live? Yeah, what's the postcode? You fucking... Ma perché cazzo li chiamano smartphone, man? Non c'è un cazzo di smart about these phones.
Pronto? Nico, sono nella merda. Non mi dire, sono le 4 del mattino di lunedì. Sheila mi ha sbattuto fuori di casa, ho debiti con tutti, io non so più che cazzo fare. E c'è sempre qualcuno che sta peggio. Ok, ma non so dove andare a dormire e qua ci sono meno 5 gradi. Ma non ne hai amici a Londra? Chiama qualcuno, no? Senti, io ne ho moltissimi di amici a Londra, solo che mi è morta la batteria. Ma il mio numero non te lo dimentichi mai. Ma non so cosa dirti, anch'io ultimamente ho un po' di casini. Ma senti, Nico, mi sono cacciato in un guaio veramente grosso e devo levarmi di qui e anche la veloce. Shh, non dire mai cose compromettenti al telefono. Non ti ho segnato niente proprio, eh. Dai, chiama tua madre, che vedrai che ti tira sul morale. Ma che cazzo ti chiamo a fare io? Ma che soluzione mi dai? Alla fine minimizzi sempre i miei problemi come se fossero delle minchiate. Non mi chiami proprio per questo, sfigato. Cosa vuoi che ti dica? Non so quanto grave sia il casino in cui ti sei messo, capisci? Se si tratta di furto o droga. Shh, ma sei deficiente. Chiama tua madre, vai a casa da tua madre, no? Ma non so cosa fare, man. Inizia a rompere i coglioni. Vabbè, grazie Nico, sei sempre di grande aiuto, sei un amico. Vabbè. Sì, ciao. Ciao. John. John. Già che c'era potevo anche metterci i guanti con la stronza. Chris? What the fuck are you doing out here? Come inside. Women. An uncomprehended world. You can sleep here till you find somewhere. Maybe this is the perfect time for you to start thinking seriously about your professional fighting career. Listen, John, I need to leave for a while. Running away is not a solution. Well, I've just committed a crime. I robbed the restaurant where I used to work. Shit, Chris. Well, I'll go back home. There's a flight in the morning. I'll get a job and I'll give everything I owe back to the last penny, I swear. And what are you going to find in Genoa? Cristiana, ascoltami. You have important fights coming up in a couple of weeks. I will pay you everything. It's good money. Now, tomorrow morning, you go to that restaurant, you pay back every penny you stole. Then, you go to the bank and you talk to the bank staff. They will spread the payments. I'll even come with you. I'll put my old jacket on. I look like a serious man. No, John, that is not gonna work. We've already spoke to the manager and he said, basically, if Sheila doesn't pay by tomorrow, they're gonna repossess the place. Simple. Plus, I'm sure you'll find someone else to fight for me. You got plenty of people in here. John, are you there? Yeah, I'll be there in a minute. It's an old friend. I bumped into her last night. She broke up with someone. That makes the two of us.
Dai, go back to your lady and let me sleep here. Somewhere. I'm exhausted, man. There's a blanket in the little room. You get your head down. Yeah? We'll talk about the problem tomorrow morning. We will find a solution. And don't leave without saying goodbye. Don't worry, I won't. Sheila. Hi, Mrs. Marks. No, don't close the door on me, please. This is extremely important. Sheila needs this money today. I'm gonna leave it with you, okay? Thank you very much. Just give it to her as soon as possible, okay? Thank you very much, madam. I'll see you soon. Quindi? Siete contente? Ma certo che lo siamo. Questa è casa tua e qui tu sei sempre benvenuta. Mamma, hai capito cosa ha detto? Dice che torna a vivere qui con noi. Certo che ho capito. Che problema c'è? C'è che io e Martina stiamo vivendo con te e la stanza di Christian non è più disponibile. Dai, mamma, poverino però. E poi scusa, non potevi avvisare? Volevo farti una sorpresa, no? Puoi sistemarti in salotto. Oppure puoi dividere il lettone con me. Il divano va benissimo, mamma, grazie. E che intenzioni avresti? Non avevi un lavoro, una fidanzata, una vita a Londra? A Londra va tutto a gonfie vele. Lavoro giorno e notte, mi alleno i fine settimana. Sono anche diventato campione di MMA, sai? Però ho bisogno di rilassarmi un po'. Anche Sheila è assolutamente d'accordo sul fatto che mi devo prendere una pausa. Assolutamente d'accordo, eh? E tu, Marti? Cosa dici? Cosa devo dire? Non so, come va l'università, se hai il fidanzato, perché ti dipingi le unghie di nero, per esempio. L'università va benissimo. A proposito, devo tornare a studiare. Sono proprio contenta che sei venuto, zio. A me non sembra di aver detto chissà che. A te non sembra mai di aver detto chissà che. Vabbè, non c'è bisogno che me lo spieghi. Adesso vado a fare un giro, passo a salutare Nico, che ho una voglia matta di vederlo. Poi devo anche chiamare Ale. Quando salgo su una Vespina, sembra che il tempo si sia fermato. Christian,
Le cose invece sono cambiate abbastanza. Perché? Perde olio. Dai, ve l'avevo detto di non tenerla ferma. Ah, ciao, scusa, cerco Nicola Petri. Mi dispiace, ma l'orario delle visite è finito. Sì, adesso esco, torno a Londra e ripasso domani. No, scusa. Vengo da lontano apposta per vederlo. È in lista per un trapianto urgente. Fai un'eccezione, dai. 207, l'orario delle visite all'ingresso. Grazie. Nico! Manco sempre salutarlo, sto coglione. Oh, chi sei? La morte? Nico! Che cazzo ci fai qui? Non dovevi essere a Londra ricercato dalla polizia tutte le minchiate che mi hai detto stanotte? Che sollievo, man. Pensavo ti fossi buttato giù dalla finestra. Perché dovrei, scusa? Mia sorella mi ha detto del trapianto. Ah, perfetto, sei venuto a darmi coraggio. Sai che potevi rimanere dove eri, sai? Ma come è potuto succedere? Perché non me l'hai detto? Lo so da poche settimane. Poi le cose succedono e basta. Ma che malattia è? Dai, su, vieni che ti racconto tutto. Però non fare così che mi deprimi, eh? Andiamo, ti offro da bere la caffetteria dell'ospedale che mi fanno un prezzo speciale. Ma ti fai canoni d'erba in ospedale? Se non la smetti, guarda così, tiro un pugno in faccia veramente. Non mi capacito. Guarda che le malattie possono venire a tutti, sai. Perché a te e non a me, per esempio. Questo non lo so, mi fa girare il cazzo, però cosa ci vuoi fare? È così. E quanto tempo devi aspettare in lista? Non ci sono limiti di tempo. Devi aspettare un rene. Un rene giusto al momento giusto. Senti, possiamo cambiare tema, per favore? Ti ho raccontato tutto, no? Tu piuttosto il fuggitivo qua. Cosa cazzo pensi di fare? Te ne stai lì tranquillo come se niente fosse. Tra 2 giorni ti beccano. Mi hanno licenziato al ristorante e ho riconsegnato le chiavi. Non sapevano ne avessi un doppione. Poi stravedevano per me. Quando io lavoravo lì, il ristorante andava a meraviglia. Perché ti hanno licenziato allora? Per colpa della crisi. Ma non c'è crisi in Inghilterra. Ah, ancora. Ma che cazzo ne sapete voi che non lavorate neanche se la crisi c'è o non c'è in Inghilterra? La crisi c'è, e come? E vabbè, stai calmo. Bisogna trovare una soluzione. Ho bisogno di un po' di tempo. Tempo e soldi. Un bel po' di soldi. Sei proprio un cretino, sei. Brindavo al tuo arrivo, no? Non lo faccio mai. Sì, immagino. Mi sto comportando benissimo. Sono il prossimo fidanzato. Poverina. Quello è il primario che si occupa del mio trapianto. Dicono che sia uno dei migliori d'Italia. Speriamo. Senti, Nico, devo andare a accompagnare mia madre al cimitero. A quest'ora, guarda che trovate chiuso. Ma conosci un tipo all'entrata. Ciao. Ciao. Avanti. Lei è amico di Nicola, mi hanno detto. Esatto, sono io. Mi dica, gli hanno detto che normalmente riceve la mattina, immagino. Sì, la ringrazio molto di avermi ricevuto a quest'ora. Guardi, riassumendo, vorrei fare tutte le analisi necessarie per vedere se posso essere io il donatore del rene. Christian, lei non è di qui, vero? No, io vivo a Londra. E quando ha saputo del problema di Nicola? Era all'incirca 3 ore fa. Non le sembra una decisione un po' troppo impulsiva? No, dottore, io so quello che faccio.
Prendo molto sul serio la sua offerta, ma mi faccia la cortesia di pensarci con calma. Non si tratta di fare una donazione di sangue. Dottore, io se c'è una cosa di cui ci si può fidare è il mio istinto. Io praticamente non devo pensare a niente. Io le cose me le sento dentro. Se lo dice lei. Devo informare dei rischi che corre come donatore. Qual è la sua professione? Io sono un lottatore professionale di MMA. MMA. MMA è un'arte marziale che mischia tecniche diverse e si basa sul soffocamento, l'annullamento o la sottomissione dell'avversario. Capisco. Beh, tenga presente che nel caso fosse lei il donatore, potrebbe dover rinunciare a questa attività. Compili questo foglio allora e domani mattina si presenti per le altre analisi. Scusi, ma per ultimamente cosa intendete? Direi gli ultimi 3 mesi. Ah, perfetto. Scusi, dottore, un'ultima cosa, ma per sostanze stupefacenti intendete tutto? Tutto. Si legga queste istruzioni. Questa sera ceni solo con qualcosa di leggero e domani mattina si presenti per l'analisi a stomaco vuoto. Ok, grazie, dottore. Ancora una cosa. Nicola sa di questa sua decisione? Non ho fatto in tempo a dirglielo, lo sa solo lei, dottore. Sarà meglio che glielo dica al più presto. Tenga presente che il fattore psicologico è fondamentale per evitare il rigetto dell'organo. Lo farò immediatamente. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao amore. Ti ho preparato le lasagne al forno e le verdure ripiene alla genovese che so che ci vai matta. Veramente volevo rimanere sul leggero stasera, ma... Ma figurati se mi mangio le tue lasagne, dai. Non so se è l'ago o il tuo sguardo a mettermi in agitazione. In entrambi i casi è meglio che si rilassi, altrimenti potrei farle molto male. So perché continua a darmi del lei. Avremo più o meno la stessa età. E dai, ci sarà un modo per far centro con te e farti sorridere, dai. Mentre ci pensa, cerchi di fare centro qui. Ho bisogno di una prova delle sue urine. Il bagno è lì. Faccio centro qui. Che antipatica. Scusa, avresti un'altra provetta che quella che mi ha dato prima non funziona. Chi è? Sono io, Nico. Ah, ma che ore sono?
Presto. Ah, che ci fai qui? Aspettami giù al bar. Ok. Buongiorno. Complimenti per la faccia stamattina, eh? Ho fatto una donazione di sangue. Pensavo ti avessero beccato a Scotland Yard. E la tua ragazza? Doveva andare a lezione. A lezione. Sì, studia all'università. Quindi la giacca di pelle e quella borsa nera? Sì, sono di Martina. Martina chi? Martina, tua nipote. Ti stai scopando mia nipote. Ho una relazione con Martina, non sto scopando tua nipote. Ma se non hai mai avuto una relazione in vita tua? Senti chi parla. L'unica che ti ha sopportato per qualche anno te la sei appena fatta scappare. Martina è molto più adulto di quello che sembra. E mi stai aiutando un casino. La vuoi un'altra? Non voglio niente. Ho anche una buona notizia. Domani mi fanno uscire per un paio di giorni. In permesso. Ma ti devono fare un trapianto o ti devono sbiancare i denti qua? Dipende da come si guardano le cose. Anisha, tecnica di meditazione indiana. La conosci? A proposito di India, stasera arriva Ale da Milano. E che cazzo c'entra Ale con l'India? Ma non hai sentito il suo ultimo LP? Duetta con una cantante indiana famosa. E che cazzo c'entra la musica rock con la musica indiana? Ma perché secondo te in India non fanno rock, no? No. E vabbè, lo dici tu. Lui lo sa. Sì, siamo andati un paio di mesi fa io e Martina al suo concerto. Del trapianto, volevo dire. Che rompicazzo. Senti, Nico, devi iniziare a concentrarsi su questa malattia. Il fattore psicologico è fondamentale per l'accettazione dell'organo. Se domani un povero Cristo ci lascia le penne, ti arrivano i suoi reni in una borsa frigo piena di cubetti di ghiaccio, tu devi essere pronto a riceverli, hai capito o no? Comunque, vado che accompagno mia madre al cimitero. Di nuovo. Sì, era chiuso ieri, hai ragione. Ciao. Allora? Cosa ne pensa, dottore? Cristian, ho bisogno di un po' di tempo per guardare meglio le sue analisi. Sono appena uscite. Vengo domani. Ma come? Sicuro che lei se ne intende di organi. Mi dica almeno se è compatibile, no? Sì, è compatibile. Ah, perfetto. Ha visto che era facile? Ma attualmente possiamo aspirare un rene di una qualità superiore. Come sarebbe a dire, scusi? Occasionalmente arrivano organi in eccellente stato, che provengono da deceduti molto giovani, in perfette condizioni, che purtroppo muoiono in incidenti. Il suo rene è il rene di una persona che ha vissuto senza troppi limiti. Diciamo che lei non ha condotto una vita all'insegna dell'astinenza, insomma. E per Nicola sarebbe molto meglio ricevere un organo in perfette condizioni. Ma mi scusi, dottore, se improvvisamente peggiora, se succede qualcosa? Il suo rene sarà sicuramente tenuto presente come seconda scelta, Cristian. Seconda scelta. In caso di grave crisi opteremo per il suo. Ok. Grazie, dottore. Mi dispiace, Cristian. Ciao, vicina. Ciao. 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 Se vuoi mangiare qualcosa, ho comprato un po' di tutto. Te lo lascio in frigo. Mi piacerebbe pranzare con te, ma devo uscire subito. Devo passare dalla banca prima che chiuda. E poi devo tornare in ufficio. Ah, la mamma oggi è andata a stirare dalla signora di fronte, ci vado alta settimana. E Martina oggi finisce tardi l'università.
Christian, tutto a posto? Si sviluppa all'interno di questa ZPS, chiamata comprensorio colfetano gerite manziate. Lo sai che tua figlia esce con un uomo di 36 anni in attesa di trapianto? Sì, lo so, il tuo migliore amico Nicola. Pensavo avessi un pochino più di stima nei suoi confronti. Non ti sembra che 15 anni di differenza siano un po' troppi a quell'età? Sì, può essere, ma di certo non mi metto in mezzo io a dire a Martina con chi può uscire e con chi no. E chi lo deve fare, scusa? Sei sua madre. Lo farò io. Del resto Martina ha bisogno di un padre, lo cerca nelle sue relazioni. Non è che ci voglia un genio per capirlo. Poi Nicola non è il tipo adatto per lei. Adesso sei diventato esperto di sentimenti femminili. Sentimi bene, sei andato via 10 anni fa. Ti sei fatto appena vivo solo quando ti faceva comodo. Quando è morto papà ti sei presentato dopo una settimana. Qui la tua voce non ha nessun valore, chiaro? E poi smettila con quel fare maschilista. Perché non so se hai capito, ma qui comandiamo noi. E a proposito, mettiti un paio di pantaloni che sei ridicolo in mutande. Sì, ridicolo. Lo vorresti avere un tipo come me, eh? Di questo straordinario territorio. Quello blu fa schifo. Ciao vicina, non mi stai seguendo? Molto meglio la Red Bull, una volta l'ho provata. Se inizi con la Red Bull adesso sai che aritmie ti vengono tra 10 anni. Lascia perdere, dai. Allora prendi questa. Ginevra, cosa fai? Dai, lascia stare il signore. Alice! Cristian. No, non pensavo fossi qui a Genova. Nemmeno io. Come stai? Io bene, benissimo. E tu? Abbastanza. Sei di passaggio? No, diciamo che mi sono trasferito qui. E tu piuttosto, non eri in Argentina col fidanzato? No, Australia con mio marito. Ah, vabbè, dai, iniziava sempre con la A, no? Ma tu hai già conosciuto Ginevra? Ah, quindi tu sei... Oh, madonna, ne è passato di tempo. Già. E... tuo marito? Non c'è. No, lui è a Sydney, sta lavorando. Ok. Io sono qua da sola. Perfetto. Bene, allora di nuovo vicini di casa? Sì, Dai, mi ha fatto piacere vederti, ci vediamo da queste parti. Ma come, non ci vediamo da così tanto e te ne vai così? Dai, andiamo alla latteria qua di fronte e ti offro da bere. Così mi dici cosa fai qua a Genova. Io, tra l'altro, sto cercando lavoro, magari mi puoi dare 2 dritte. sai? Io lavoro in un locale. Ah sì, poi mi dici dove... Ma guarda, è una vita che non ci vediamo. Tra l'altro, quanti anni hai, Oh, l'ultima volta che ti ho visto eri così, Fermo polizia. Oh, non fai una piega te. Ciao, Cri. Non si sa mai. Ciao, Ale. Ciao, bello. Com'è? Cos'è sto coso sulla fronte? Mi sono convertito all'induismo. Cosa bevi? Gin tonic. E te cos'è che bevi? Che è sta roba rosa? Succo di pompelmo. Succo di pompelmo. Sì, succo di pompelmo, sono a dieta. Dai un gin and tonic al mio amico, per favore. Cri, che cos'è sta faccia, eh? Sta tristezza, dimmi la verità.
Cristian, io pensavo che dopo tutto sto tempo fossi un po' più felice di vedermi. Io sono pieno di novità. Ah sì? Sì. Ho appena firmato un contratto con una mega casa discografica che mi fa fare un tour in Italia e in Svizzera. E poi, grazie, la mia ragazza è incinta. Bravo, man. Congratulazioni. Oh, cosa c'è che non va? Non ci vediamo da un sacco di tempo e stai lì muto, nero. Cristian, facciamo onore ai vecchi tempi, raccontami tutto, come va, come non va. Nico, dov'è? Perché non è qui? Ok. Un gin tonic anche a me, grazie. Oh. E quando sono andato Ale, dimmi. ti devo dire una cosa. Riguarda Nico. Esce con tua nipote, se non lo sapevi te lo dico io. La cosa nasce cosa mi ritrovo alle 3 del mattino con le mani nella cassaforte e sto rubato. Minchia, Crima, perché non me ne hai chiesti a me i soldi? Ma vedrai che si sistema tutto. Sì, tutto. Sono un coglione. Ti devo dire un'altra cosa. Dimmi, spara. Nicola è in ospedale. Tutto sotto controllo. Troviamo un donatore. Un trapianto? Sì. Io è 3 ore che provo a dirtelo, ma sobrio non esiste proprio. Ah, quindi basta trovare un donatore ed è risolto. Sì, io sono un amico di Nicola Petri. Cioè, più che amici, noi siamo come fratelli, perché noi 3 ci conosciamo da quando eravamo piccoli così. E io sarei qui perché sono disposto a donare uno dei miei reni a Nicola se non si trova un altro donatore, nel giro di breve tempo, intendo dire. Viene a stomaco vuoto ed è pronto a fare gli esami oggi stesso. E Nicola che cosa ne pensa? Non l'ho ancora visto. Adesso glielo diciamo subito. Compili questo foglio. Sì, guardami se possiamo fare una prova immediatamente per il trapianto di Nicola Petri. O qui per ultimamente intendono negli ultimi 3 mesi. Ah. Per sostanze stupefacenti intendono tutto. Sì, prepariamo allora tutti gli esami per... scusi. Alessandro Pagani. Ah, non so, aspetta che chiedo. Alessandro, lei è il cantante? Sì, sono io. Sì, è lui. Grazie. Non sapevo che fosse un cantante famoso. Sì, se vuole le firmo il foglio che le vale come autografo. Faremo diventare famoso il nostro ospedale col suo trapianto. Molto meglio di un autografo, non crede? Vado pure in ambulatorio, l'infermiera l'aspetta. Ti ho visto una volta a Milano in un concerto benefico contro il cancro. Eravate in tanti. Sì, è stato bello. Quando si canta per una causa come quella è emozionante fare il mio lavoro. Però io ho sempre apprezzato quelli che fanno un lavoro come il tuo. Quelli che dedicano la vita agli altri e non fanno i protagonisti. Certo che voi sì che fate qualcosa per l'umanità. Beh, dai. Anche voi cantanti. Se non fosse per voi... Per cosa ci emozioneremo? Grazie. Abbiamo finito? Ho bisogno della prova delle urine. Te ne do 2, nel caso una ti cadesse nella tazza. Ma non mi dire che c'è qualche sfigato che l'ha fatta cadere nel cesso. Oh, tante storie per il trapianto e poi va a finire che cadi giù come un pollo. Allora? Cos'è sto comizio mattutino il giorno della mia liberazione?
Christian ti deve dire una cosa. Se Christian ti deve dire una cosa, Alessandro e Christian ti devono dire una cosa. Quando c'è qualcosa di importante da dire, da fare, è sempre Christian, eh? Vabbè, ma te ultimamente sei diventato puntiglioso e insofferente. Ma tu ti attacchi a ste cazzate quando ci sono cose più importanti. Puntiglioso e insofferente. Puntiglioso e insofferente. E metti da parte st'orgoglio. Sì, come le interviste su TV su Risi e Canzoni, imbarcarsi le infermiere coi concerti benefici. E vabbè, ma allora dillo che sei un invidioso del cazzo. Ma manco morto vorrei avere la tua vita. Ah no, certo, è meglio farsi inseguire dalla polizia di mezza Londra per avere rubato 3.000 pound piuttosto che chiederli a un amico che te li può prestare. Vabbè, non siamo qua per questo. Ale stamattina ha fatto le analisi. Se il suo rene è compatibile, ti prendi il suo. Se no, ci sono io come riserva. Il mio è compatibile, ma non è certo il rene di un ragazzino. Ma non se ne parla neanche. Come no? Se il mio rene è in buone condizioni, facciamo l'operazione ed è fatta. Raga, chiuso l'argomento, non dite cazzate. Oh, ma guarda che si può vivere benissimo anche con un rene solo, è scientificamente provato. È scientificamente provato che i monopalla hanno una vita normale, ma qualsiasi monopalla al mondo ne vorrebbe avere un'altra. Poi non ti credere che il tuo rene sia tanto meglio del mio, con tutto quello che ti sei bevuto. Christian, io non ho mai esagerato come te e le analisi lo dimostrano. Alessandro Pagani, il re del rock italiano, non è mai esagerato. Ma ti ho raccolto in certi stati, dai. Sì, ma mai quanto te, lo sappiamo tutte e tre. Non c'è bisogno che facciamo a gara per vedere chi è più marcio. Vinco io. Sono qui per questo. Nico, la tua è una malattia. Ci devi dare il nulla osta per l'operazione. Ma scusa un po', già che mi aprono in due come un melone, secondo voi mi faccio impiantare il rene di uno di voi due? Vi siete bevuti il mondo. Oh, guarda che io sono uno sportivo, mi alleno tutte le mattine e ho anche vinto il campionato locale. Figurati un po', tu sei la riserva. Basta, raga, con sta storia. Non so voi, ma io me ne voglio andare. Ho la libera uscita e vi saluto. Ti aspetta l'uscita? Vengo anch'io. No, stai un po' con tuo padre. Ciao, pa. Scusa, ma ho qualche difficoltà a parlare con una pietra. Ho fatto un casino, pa. A Londra è meglio che non ci torno. Tuo figlio è un ladro. Un ladruncolo di quelli che fanno un colpetto del cazzo. Se perlomeno avessi rubato in banca. Ci ho pensato, sai. Ah, per completare il quadro, Sheila mi ha mollato. Appena sono nati i problemi economici, si è complicato tutto. Erano mesi che litigavamo giorno e notte. Qui, pa, lo sai come sto io qui. A me Genova piace. Il mare, il centro storico, i vecchi amici. Ci sono nato, ma non fa per me. Pensavo che avrei potuto perlomeno aiutare Nico, ma sembra che manco in quello arrivo ai minimi standard. Sì, lo so, c'è chi sta peggio. Guarda te, non hai fatto neanche in tempo a salutarmi prima di andartene. Non me l'aspettavo che te ne saresti andato così. Dai, adesso vado, che accompagno la mamma al mercato. Torno un giorno di questi e chiacchieriamo ancora un po'. Ti abbraccio, pa. In senso figurato, eh.
di queste sere possiamo fare una cena e invitare i tuoi amici. Sì, è una buona idea. Invitiamo Nicola. È uscito per un paio di giorni, no? C'è anche Ale, no? Perché ti interessa Ale adesso? No, grazie, non mi sembra proprio il tipo che fa per me. È che lo volevo far conoscere ad Alice. Non so se ti ricordi di lei, la nostra vicina di casa. Sì che mi ricordo, ma perché Ale? Mi è venuto in mente così. Un tipo divertente, sempre simpatico. E poi canta. Molto bene. Canta anche lei, lo sapevi? Ma io pensavo fosse sposata. Sì, lo è. E allora? E allora ti sembra normale presentare un tipo come Ale a una donna sposata? Mi sembra che hai una visione un po' contorta delle relazioni umane, lasciatelo dire. Per non parlare delle donne. Sarà per questo che tu di amiche non ne hai? Guarda che io a Londra di amiche ne ho moltissime. Sai, Alice è venuta a stare qui perché per stare vicino a sua madre che è caduta 2 mesi fa e si è rotta la testa. Non che fosse tanto più furba prima, però ora è proprio rimbambita e non può più fare niente adesso. Ha iscritto sua figlia a scuola qui e, sai, è una brava ragazza e ha davvero bisogno di uscire. Ah, un'altra cosa. Abbiamo deciso di fare una tabella per dividerci i lavori di casa. È appesa in cucina. A te oggi tocca lavare i piatti, spolverare in sala e fare il bagno. Ti do una mano, ma non dirglielo. Aspetta, Marti. Pensavo fossimo amici io e te. Guarda che l'unica cosa che io voglio è che tu non soffra. Se non vuoi vedermi soffrire, lasciami in pace. Io voglio stare con Nicola. Ciao Gin. Ciao. Sono passato a vedere se c'è tua mamma. No, è lavoro. Ok, tu cosa fai? Guardo la tele, sto con mia nonna. Ok. Ma puoi dirle che sono passato quando torna? Ok. Ok, ciao. Gin, ma non ti annoi guardare la tele? Ma scusa, se cerchi lavoro allora perché sei qui a giocare con me? Mi sto organizzando mentalmente. Ah, ma mi sa che così perdi tempo. Sai, sono un po' bloccato. In che senso? Non sono qui da un sacco di tempo, non so come muovermi. Che lavoro potrei fare? Che cosa sai fare? Il bianchino, il cameriere, il dog sitter. Allora cerca questi lavori. Eh sì, forse hai ragione. Devo andare giù. Vai a fare i compiti? No, devo dare la pastiglia a mia nonna. Ok, torna più tardi se vuoi, eh? Ciao. Ciao, Gin. Hey, Sheila? Yeah, it's me. You okay? Yeah. Did you manage to pay the bank? Okay. Don't worry about it. Yeah, someone lent it to me. Yeah, Alessandro, yeah, the singer guy. Did anyone phone from work or from the gym looking for me? Okay. Yeah, I'm home now. Yeah, I'm in Genoa. But don't say that to anyone. Just don't. Yeah? Okay. And, I miss you, love. Okay. Okay. Take care. Bye. Ciao. Adesso che siamo solo io e te, me lo dici cosa è successo a Londra? Non capiresti. E finiremo per litigare, quindi è meglio che evitiamo. Non sono mica così tremenda, sai?
Devo rapidamente recuperare dei soldi. Devo restituirli a qualcuno. Li hai rubati? Vedi che fai subito supposizioni e accuse? Se mi spieghi per cosa sono, posso darteli io. O posso aiutarti a cercarli. Hanno 34 anni, non voglio più chiedere soldi alla mia famiglia. Puoi chiederli in prestito a qualche amico. Ale, per esempio. Per lui i soldi non sono un problema. Ale ha la mia stessa età e si è guadagnato ogni centesimo. Vorrei solo che le cose andassero bene anche a me. Chiedo troppo. E con Sheila come va? Mi ha sbattuto fuori di casa. È recuperabile? Non so nemmeno se voglio io. Dai, vestiti. Andiamo da un'amica che secondo me può aiutarci. Allora, bambini, da adesso, per una volta a settimana, lui sarà il vostro insegnante. Quindi dovrete fare tutto quello che vi dice, va bene? Sì. Ok, ragazzi. Vi siete già scaldati? Mi dispiace, non posso fare di più adesso. Va bene così, grazie. Allora, adesso inizieremo a correre tutto intorno come se fossimo un trenino, ok? Sì. Ciao, Gri. Ciao. Mi hanno invitato a cena. Lo so. Come fai a guardare sta merda? Ma sta tipa non è l'ex di Messi. Ma no, è la moglie di Ronaldo quella. Ciao raga! Ciao. Ho portato la chitarra per dopo. Che fortuna. Ti ha chiamato il primario? Ancora no. Oh, raga, giuro che se tirate fuori sta storia me ne vado, Piuttosto, mi ha detto Anna che hai trovato un lavoro. Neanche così sei contento. Guarda, cercavo un modo veloce per far soldi e così ci devo lavorare 10 anni. Ma intanto te li do io. No, grazie. Ma perché no? Perché non voglio che mi prestiate dei soldi. Ma che cazzo c'hai nella testa? Meglio rubarli allora. Mia madre non sa niente. Ma davvero ti vuoi mettere nei guai per l'orgoglio e basta? Te li do io. A me non mancano. Poi me li ridarai, dai, non fare il coglione. C'hai ragione, Ale, non fare i coglioni, dai. Senti chi parla? Quello che di Irene altrui non ne vuole neanche sapere. Scusa, ma c'è un po' di differenza, No, è uguale. Uguale, preciso, la stessa cosa. Stavolta ha ragione Nicolo, non è la stessa cosa, sei un coglione. Guarda, facciamo così. Se tu accetti uno dei nostri reni, io prendo i soldi di Ale. Allora puoi pure marcire in un carcere inglese. Oh, ciao Christian. Ciao, disturbo? No, figurati, stavo per uscire. Ah, ok, no, perché stavamo per cenare e volevo chiederti se ti andava di venire. Con Gino, ovviamente. Grazie Christian, me l'aveva detto tua sorella, però io lavoro a quest'ora. Ok, no problem. Oh, un'altra volta, magari. Certo. Christian, io sono al locale tutta la sera se vi va di venire dopo. Ok. Ciao. C'è il telefilm dove Brandon e Brenda, arrivati in campeggio e piantata la tenda, facevano un'orgia con Dylan e Kelly e non c'era incesto anche se eran gemelli. C'è il telefilm dove tanti bagnini, vestiti di rosso con fighe in bikini, restavano chiusi in torretta a scopare e intanto la gente annegava nel mare. Ah, che
che bella la TV. Ogni cosa si può fare. Ah, che bella la TV. Nella vita puoi provare. Questo è Nico. Ho trascinato 3 amiche in campeggio quell'anno che ho fatto l'estate a Viareggio. Io ho detto facciamo un'orgetta stanotte. Mi han guardato male, riempito di botte. Poi l'anno dopo sono stato a Rapallo, facevo il bagnino al Lido Corallo. Non ho mai beccato nemmeno una gnocca, salvavo le vecchie con il bocca a bocca. Ah, che dura la realtà. Così. Tutti i sogni manda male, steso sopra il mio sofà. Voglio farmi coccolare. Oh Marti, cosa c'è? Tutto un tratto l'espressione di tua madre dipinta sulla faccia. Cosa vuoi che ci sia? Io vado al bar, vuoi qualcosa? No, non voglio niente, grazie. Dai Marti, fammi un sorriso. Non vedi come ci stiamo divertendo, ci siamo riuniti dopo tanto tempo, non vedi come ci vogliamo bene. E non avete altro modo di dimostrarvelo che questo? Cosa c'è di male? Cosa c'è di male? C'è che il tuo migliore amico deve farsi un trapianto e voi due sareste i principali donatori, ecco cosa c'è di male. Fidati che le medicine che si prende quello lì sono molto più forti dei drink che fa quello lì, eh. Dio, che stronzata. Io mi chiedo se sapete cosa state facendo tu e quell'altro quando dite che volete donargli un rene. O è un'altra delle vostre gare per vedere chi è il migliore. Io me ne vado in taxi e fate il favore di non prendere la macchina in queste condizioni. Le altre gin and tonic. I'm a girl, what can't you see? That your words are simply not enough for me. 'Cause you know you can follow me in the sky so far from here. And your love clips my wings and I can see. Oh, io sta ragazza l'ho già vista. Non l'ho sognata. La mia vicina di casa. Ma non hai detto che faceva la cameriera? Ah sì, era quello che pensavo. Is blue like the sky above. So now set me free from your love. Like a bird I sing to live. I'm a girl, but can't you see that your love is simply not enough for me? It's simply not enough for me. It's simply not enough for me. Grazie. Presentami un po'. Non ti presento nessuno. Allora vado io. Oh, ciao, Alessandro. Dai Ale, cantaci una canzone. Ma scusate, ma c'è un ospite particolare stasera, Alessandro Pagani. Un applauso. Ciao, ciao, ciao. Come state? Cosa sei scemo, sei? Io non so a voi, però a me piacerebbe sentirlo cantare. Va bene, va bene.
Però canto solamente se Alice canta con me. Va bene, io canto con te, però tu ti devi adattare alla scenografia. Cioè? Ah, mi devo spogliare? Un po'. Va bene, va bene, mi spoglio. Buttalo fuori! Questa ti piace, Alice? A volte ci si innamora che neanche è passata un'ora. A volte basta un minuto e ti senti uomo rifiuto. A volte non basta nemmeno una vita per prendere un treno. Tu corri, sferragli ed affanni, sali al pelo e di colpo deragli. Com'è strano l'amore, com'è strana la vita. Tutto capita a volte, mai nulla è per sempre. Fa niente. A volte le tue felidi a pioggia, io sotto verso l'alto la faccia, le gambe, le braccia, la bocca spalancate a bere la doccia. Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai, ai ai. Grazie, non avevo mai suonato così, grazie. Ciao Christian. Io non me lo dimenticherò mai la prima volta che sono salito su un palco. Tutta la sensazione di vuoto nello stomaco. Ti capisco. Dai, però per te sarà diverso, no? Con tutta quella gente davanti. No, ogni volta è come la prima. I primi 2 minuti panico, vuoto. Ma dai! Ma io pensavo che a voi professionisti non succedesse. Dipende dal carattere, dalla sensibilità. Per esempio, se te ne freghi di tutto, te ne freghi anche di chi hai di fronte. Se invece tu hai il rispetto del tuo pubblico, allora vuoi sapere come sta, cosa prova, che cosa sente, se sta bene. Sì, sono d'accordo. Ale, ehi, dobbiamo andare. Oh, dove devi andare? Dove dobbiamo andare? Bisogna portare Nico a casa. Ma chi Nico? Ma non lo vedi che si sta addormentando? Lascialo dov'è. No, mi devi aiutare, dobbiamo metterlo in macchina e portarlo a casa. Vabbè, però mi fai finire il drink almeno? Poi andiamo. Scusa. E poi gli applausi. Il momento degli applausi della folla. Wow, incredibile. Sì, te li senti tutti dentro, come se applaudissero da dentro il tuo corpo. Ale, stai perdendo la pazienza, non fare quello che capisce le donne, sennò tu... mollami un po', e te non fare quello che... Scusa, e poi quando ti cercano fuori dal camerino? Senti Ale, dobbiamo andare, ma non lo vedi che a pezzi? Oh, ma lo vuoi smettere di prendere lui come scusa? Tu sei solo un invidioso di merda. E tu sei uno stronzo, sei. Ma vaffanculo, va. Avete avuto un incidente? Beh, diciamo di sì. Se l'avessi saputo non vi avrei mandato a chiamare così presto. Lo scusi. Veniamo al sodo. Il suo rene Alessandro è in buone condizioni, ma non supera le caratteristiche di quello di Christian. Direi che l'uno vale l'altro. Nell'estrema necessità di un trapianto urgente, potrebbero valere entrambi. Ma al momento possiamo aspettare un rene migliore. E ora cosa lo lasciamo lì ad aspettare? E appunto, se si sente male, se ha bisogno di qualcosa. Beh, in tal caso ci sareste voi pronti ad aiutarlo, nell'ordine in cui vi siete offerti. Il primo è stato Christian, quindi se lei, Alessandro, è d'accordo, Christian sarà il donatore. Sì. Nicole è fortunata ad avere degli amici come voi, ma devo informarvi di un altro aspetto. Che cosa? Nicola mi ha manifestato il suo rifiuto più assoluto nel ricevere un organo da parte vostra. Senza il suo consenso abbiamo le mani legate, a meno che voi non riusciate a convincerlo. Però tenga presente, Christian, che come le ho detto già una volta,
La parte psicologica è fondamentale per poter ricevere un organo. Obbligarlo potrebbe causare conseguenze peggiori che non effettuare l'operazione. Oh Ale, bisogna convincerlo. Non possiamo rischiare che ci lasci la pelle. Sì, ma hai sentito cosa ha detto il primario? Tutta la storia del fattore psicologico. Se non vuole, non vuole. Shh. Che succede? Ho avuto degli incubi orribili, ho dormito poco stanotte. Adesso sembra che si sia calmato. Venite, devo parlare con voi due. E questo essere adulti? 35 anni tutti e tre, che cazzo fate? Vi ubriacate come degli imbecilli. Questa mattina abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza perché non voleva alzarsi dal letto per tornare all'ospedale. E tu, zio, non mi dire mai più cosa devo o non devo fare, perché io, da un bambino come te, non accetto consigli né tantomeno rimproveri. Marti, guarda, 35 anni, adulto e vaccinato e sa quello che fa. Sì, a me non sembra proprio. Io a Nicola ho già detto tutto quello che pensavo. Deve farsi un trapianto, non togliersi l'appendice, cazzo. Siete voi responsabili, non avete cura di niente. Nemmeno di voi stessi. Gli angeli dell'Apocalisse. Come stai? Ti senti meglio? Ho solo sonno. Oh, ma non ce l'avete qualcosa da fare voi? Tu non ce l'hai una fidanzata? Eppure incinta. Immagino che vorrei passare un po' di tempo con lei, no? Tu non dovevi scappare dalla polizia? No, era un problema con litigato di brutto con Martina stavolta. Per la nostra uscita di ieri, che non ho esagerato. Se non mi dà una calmata, qua è un casino. Ho solo sonno. Fatemi solo dormire un po'. Ok, ti lasciamo in pace, ma ci devi promettere una cosa. Cosa c'è adesso? Se succede qualcosa, devi accettare il mio rene. Poi passa al primario a prenderli, devi solo firmare. Ok. Ok? Ok, li firmo e do al dottore. Oh, raga. Adesso andate. Stavo sognando che ero chitarrista degli AC/DC. Voglio recuperarlo. Grazie di tutto, raga. E niente. Ah, per tua informazione, il rene alla fine te lo donerei io. Ale. Scusa. Ma di che? Lascia perdere. Ti ammiro di brutto. Sei riuscito a realizzare i tuoi sogni. Sei andato dritto per la tua strada senza chiedere niente a nessuno. Vorrei essere come te. Grazie. Io però mi sento un po' ridicolo. Le rockstar hanno la data di scadenza.
Ma figurati. Guarda Mick Jagger. Appunto. Cri, io parto domani. Te quando torni a Londra? Io a Londra non ci torno. Cazzo dici, ma sei scemo per 3.000 pound di merda? No, per tutto. 12 milioni di persone stressatissime, di cui io personalmente ne conoscerò 5. Di cui una è la mia vicina di casa e una è la mia ex fidanzata. E non so quale delle due è la più isterica. Mi faccio prendere a pugni nella palestra più indebitata di Londra. Per cosa? Sì, ho vinto il torneo del distretto, ma non diventerò mai campione nazionale. Ho quasi 35 anni e non ho niente. E è tutto troppo complicato. Ho bisogno di cose semplici. Sarà. Ma a me non mi pare che qui le cose siano semplici. Non volevo prenderti a pugni. È che ultimamente faccio cose che non vorrei fare. E allora prova a fare quello che vuoi fare veramente? Ciao, Cri. Ciao, Ale. Hai capito la bricconcella? Cosa fai, Gin? Ti nascondi? Guarda che così è peggio, eh? Ok, se non apri la porta, dica a tua madre che è saltato la scuola. E poi nessuno mi parla e a ricreazione si formano tutti i gruppetti e rimango lì come una scema a guardare. Durante le lezioni la prof mi vuol far leggere, ma io odio leggere in pubblico. Tesoro, non leggere in classe è come andare alla scuola guida e non voler schiacciare i pedali della macchina. Ok, ma io so leggere bene in inglese, non in italiano. Well, perché non ne parli con tua madre invece di marinare la scuola? Mia madre è un'isterica, non capirebbe. E da quant'è che fai sta doppia vita? Contando oggi 12 giorni. Disgraziata, e tua nonna non dice niente? Mia nonna non si accorge neanche che rientro. A posto. Senti, dobbiamo parlare con tua madre, tutti e due. Anche tu? Sì, ma io di altre cose, quindi ti propongo un accordo. Io paro i colpi per evitare che si arrabbi con te. Ma quando ti faccio un cenno, tu sparisci dalla circolazione per quegli 8-10 minuti. Ma ci vuoi provare con mia mamma? Ma non dire ste cose che sei una bambina. Ok, dai, affare fatto. Brava, Gin. Hai perso tutta la mia fiducia. E quando arriviamo a casa facciamo i conti, eh? Non pensare che sia finita qui. Così impari a prendere in giro prima me e poi la nonna. Che lei neanche si immagina che tu marinavi la scuola. Ma stiamo scherzando? Ma lo sai cosa poteva succederti in strada? Ma mamma, io non ho amici a scuola. Smettila di fare la vittima. Ci sono un sacco di bambini che vengono da altre scuole e non si lamentano, invece tu sì, e io non capisco perché. Io lo so perché. Scusate, ma non è che magari Ginevra è un po' timida, ha una possibilità? No. Questa qui parla anche coi muri, però si è messa in testa che non vuole socializzare e io non so perché. No, è che parlano male di me ed è per colpa tua. Ah, adesso è colpa mia. È la verità. Ah, sì? E cosa dicono? Sentiamo. Che fai gli spogliarelli. E tu cosa pensi? Io lo so che lavoro fai, sono loro che non capiscono niente. E a me basta questo. Sì, ma a me invece no. Ragazze, fatelo per me. Chiudiamo l'argomento con un sorriso e beviamo qualcosa. Cosa prendete? No, Christian, grazie. Andiamo a casa.
Vado in bagno. A volte pensi di avere tutto sotto controllo e poi invece... Ginevra è pazzesca, eh? Io spero solo che sia felice. E tu? Io? Sì, tu. Sei contenta qui o... Non lo so, Christian. Io mi accontento. Cioè, sarei più contenta se mia mamma stesse bene e se potessi vivere a casa con mio marito e con mia figlia. Però la vita ti sorprende sempre, no? Mio marito non può stare qui, altrimenti perde il lavoro, e io non posso stare lì perché mia mamma ha bisogno di me. Punto. Senti, l'altra sera con Ale ho esagerato. Ti volevo chiedere scusa e spero di non averti creato troppi casini. No, no, tranquillo. Tanto al locale siamo abituati. Ci sono sempre 2 o 3 stronzi che fanno a botte. Scusa. Sai, l'altra volta quando ti ho visto ti ho raccontato una mezza bugia. Non mi ero trasferito qui. Lo so. Me l'ha detto tua sorella. Quella puntualizza sempre tutto. Comunque ho deciso di rimanere qui. Sì, qui a Genova. Ah. E a Londra non ci torni? No, a Londra non ho niente che mi aspetta, solo dei gran problemi. E poi mi piacerebbe continuare a vedere Ginevra. Mi diverto molto con lei. Anche lei si diverte con te. E poi stavo pensando che magari io e te potremmo uscire insieme una sera. Dai, ci conosciamo da quando siamo così, mi sembra di conoscerti da tutta la vita. E... Oh, poi se per te è difficile, prenditi tutto il tempo che vuoi, eh. Christian. Ma dai, sono stata la bambina più innamorata di tutto il quartiere, di te. E tu non mi hai mai guardata. E dopo 20 anni... Beh, scusa. Non ci prendiamo per il culo adesso, eh? No, Dai. no, scusa. No, è che non me l'aspettavo. Poi, amore, tutto bene? Sì. Dai, saluta Christian che andiamo. Ciao Cri, domani vengo su. Ciao Gin, ci vediamo domani, eh? Ciao.
Ciao Anna. Dai Marti, non ti preoccupare. Se si mette male io sono pronto all'intervento. Ho firmato i fogli. Stai tranquilla, non piangere. Mi dispiace. Non ce l'ho fatta. Nicola se n'è andato. Ma come? È tutta la storia del trapianto? Dovevamo trapiantare il mio rene in caso di emergenza. E questo me l'ha dato Nicola questa mattina. È per lei. Legga pure con calma. Io l'aspetto fuori. Brutto figlio di puttana! Brutto figlio di puttana! Cri, non ti incazzare. Hai ragione, sono uno stronzo. Mi dispiace lasciarti così. Io non ci posso fare più niente, però. Ho lottato e mi sono curato. Ma quando non si può, non si può. E non voglio mica vivere con il rimorso di averti tolto 15 anni della tua vita. Goditela fino in fondo e smettila di insistere. Magari sarà tuo figlio fra 10 anni ed avere bisogno di te. E cosa fai con un rene solo a 50 anni mezzo sfigato, eh? Chiamami quando arrivi. E anche se hai bisogno di soldi. Io la mia vita me la sono goduta. E tu lo sai. Perché c'eri in ogni momento buono e pure in ogni momento cattivo. Non so se ti ho mai ringraziato davvero per averci provato. Lo faccio adesso, da morto. Chissà se gli esseri umani impareranno mai a dire tutte le cose che devono dire quando ne hanno la possibilità. Mi raccomando, lasciate a mia madre l'urna principale che ci tiene, però portati via un pochino di me con te, sia nel cuore che nelle tasche. Va bene anche in un tupper. C'è un altro foglio nel cassetto del comodino. È per Martina. Daglielo tu e cerca di farla ridere un po'. Avevi ragione nel dire che l'avrei fatta soffrire, però non ho saputo resistere al suo cuore genuino, al suo animo nobile e al resto che non ti posso dire se non ti incazzi. Poi prendi su e tornatene a Londra, fratello. Ascolta me. Non rimanere qui senza una ragione vera, solo per scappare dalle situazioni critiche. E ricordati perché ci sei andato e alla ricerca di cosa. Prendi tutto quello che viene e ridi, che è quello che sai fare meglio. Spargimi nell'aria, nel luogo che più ti piace,
Voglio rimanere nell'immensità e volare. Perlomeno potevano metterti in un contenitore più dignitoso, cazzo. Come on, like I told you. Come on, like I told you. Ehi! You ready to train now? Of course, John. Take 5, guys. I don't have a place yet. You know, the police were here a few days ago asking questions. If you train hard, you could be champion of the world. Listen, I don't need to be the champion of anything, man. I'll give it a try, though. I promise I will pay you everything I owe you. You know what, John? Just let me work here with the kids. Let me teach the kids, okay? That's a good idea. Yeah. Ho bisogno che tu faccia un'altra cosa per me. Ti ricordo che sono morto e non mi puoi dire di no. Prima di partire, passa da casa mia. Apri la cassetta di risparmi che ho sotto il materasso. Ci sono circa 5.000 euro. Prendili. Paga tutto quello che devi pagare e restituisci a Martina fino all'ultimo centesimo. Ciao, Christian. Ti aspetto qui. Fai pure con calma. Non si sta male, sai? C'è sempre la birra fredda e le donne sono più comprensive. Fai il bravo e ricordati che c'è sempre chi sta peggio. Ti voglio bene. Il tuo migliore amico, Nico.